Veniamo ora alla parte della Genesi che riguarda la storia di Caino e Abele. Un individuo che si chiama Caino, che vuol dire in greco uccido, cos'altro poteva fare che se non uccidere? Siamo dunque presenti evidentemente di fronte a una metafora. Seguendo sempre la nostra ipotesi della Genesi come evoluzione da scimmia antropomorfa a Homo sapiens, secondo i moderni antropologi ci sarebbe stato il passaggio da cacciatori, raccoglitori a quello di pastori, agricoltori. Questo genererebbe una contraddizione perché in realtà Caino non è un raccoglitore cacciatore, ma è un coltivatore del suolo, mentre Abele è un pastore. Ma ipotizziamo che non è detto che la teoria dei moderni antropologi sia più precisa di quella presente sulla Bibbia, perché abbiamo visto, anche nel bellissimo libro di Keller, che la Bibbia è precisissima nei suoi racconti, sia dal punto di vista storico sia addirittura archeologico. Allora, perché Dio, che noi identifichiamo con la natura, avrebbe dovuto preferire i doni di Abele, cioè i frutti della pastorizia, a quelli di Caino, cioè i frutti del campo, il pane? Abbiamo visto che per coltivare il campo, l'uomo per produrre un po' di pane deve sudare, tribolare e soffrire in maniera incredibile per ottenere un po' di pane che tra l'altro non è neanche molto energetico. Laddove, quando si parla dei frutti del lavoro che fa Abele, non si parla né di sudore né di spine né di triboli. E inoltre la carne prodotta dalla pastorizia è molto energetica e, in quanto contiene proteine, indispensabili allo sviluppo dell'encefalo umano proprio nel passaggio da scimmia antropomorfa Australopithecus 500 cc a Sapiens sapiens 1500 o più. Quindi non è affatto detto che quello che dice la Bibbia, che ci sia stato un passaggio tra la coltivazione del campo alla pastorizia, tra due attività ugualmente antropiche, ugualmente finalizzate al sostentamento, ma una più faticosa e che genera sofferenza, l'altra più produttiva e più efficace in termini di produzione energetica, di possibilità di sviluppo dell'encefalo, è evidente che in questo senso sarebbe il significato che la natura Dio preferiva i doni di Abele rispetto a quelli di Caino. Quindi noi non possiamo negare un'altra scoperta incredibile, che la Genesi sia più precisa nell'indicare le attività antropiche dell'uomo con il passaggio, o meglio il completamento tra una fase iniziale che prevedeva la sola agricoltura, un'agricoltura molto difficile, molto scarna, i cui prodotti erano veramente pochi, era appena sufficiente al sostentamento degli uomini che vi lavoravano e vi sudavano dalla mattina alla sera, a un'attività come quella della pastorizia, che invece dava un'abbondante quantità di proteine indispensabili senza neanche la fatica della caccia e il rischio della caccia per il sostentamento dell'uomo ed in particolare per le nuove esigenze energetiche proteiche dell'encefalo del sapiens. Quindi la Genesi potremmo addirittura affermare che è più precisa da un punto di vista storico e antropologico di quello che siano gli studiosi, gli antropologi moderni.